Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cosa è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction di 4 cantanti strepitosi, i 4 coach di The Voice in America. Andiamo subito a vedere la loro performance del 2021, quindi di quest'anno. Don't you ever be sad. Lean on me when times are bad. When the day comes, you're in real trouble, about to drown. Questo inizio strepitoso con John Legend, tutti sapete che mi piace tantissimo. Lui ha questo modo di portare le note con un'eleganza veramente incredibile e molto coerente, non ha stacchi, non ha break e anche questi vibrati alla fine delle frasi e questo suono un po' nasalizzato che lui utilizza, e l'apertura adesso in alto molto aperta e anche molto chiara come sonorità. Andiamo avanti, adesso canteranno insieme lui e Blake. Hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. I'm on my way. In questo caso la voce di John Legend è nella parte più alta rispetto a Blake, che sta facendo una voce diversa, più bassa. Lo si capisce anche per esempio dal fatto che lui allunga delle frasi dall'alto al basso, John Legend in questo riff. Riascoltiamo un attimo questo finale del ritornello. E adesso parte a cantare il nostro Blake. Your lover, when you get cold, I'll be your cover. You don't have to worry, 'cause I'm here. No need to suffer, baby, 'cause I'm here. È chiaramente una voce country, si sente tantissimo questo crunch, voce sporca che lui utilizza in tutti questi punti dove avete sentito, che sono grintosissimi, e questa nasalizzazione soprattutto nelle frasi di lancio poi del crunch. Bellissimo, grintoso, chiaramente molto diverso da John Legend, che è molto più flessibile e elastico, nel senso che ha molti più riff. Anche Blake ha dei riff chiaramente che vengono dal country, ma sono più lineari, meno rotondi anche come suoni. Chiaramente un cantante R&B, soul, con un cantante country, con due caratteristiche diverse. Sentiamo come affrontano questo altro ritornello insieme. Hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. Hold on. In questo caso nel ritornello si sono alzati proprio di approccio al suono, quindi Blake è sulla principale e John Legend è in una voce più alta sopra, e rimane sempre comunque la voce più alta, quella di John Legend. Andiamo avanti. What you want, baby, I got it. Ooh, what you need, hey, you know I got it. All I'm asking is for a little respect when you get home. Hey, baby, when you get home, so when you get home, come on, Ollie. E qui ovviamente parte Kelly Clarkson con la sua strepitosa voce e il suo talento incredibile per fare del belting, dei suoni anche abbastanza schiacciati come suoni avanti, un po' nasalizzati però potentissimi, con un'estrema agilità e un'estrema presenza. Si nota subito come entrano con queste coriste meravigliose chiaramente, e tutte vestite di nero compreso Kelly Clarkson, e l'unico elemento colorato Ariana Grande. Chiaramente questa è stata una scelta fatta apposta anche per valorizzare la nuova ospite di questo The Voice, che comunque è anche un po'
nella cresta dell'onda in questo momento, e anche sicuramente per valorizzarne, almeno dal mio punto di vista, anche perché fosse abbastanza equilibrata con una voce così potente come Kelly Clarkson, perché comunque la potenza di una voce così potrebbe anche oscurare altre qualità vocali che invece ha Ariana Grande, che ora sentiremo insieme. Sweeter than honey. Well, guess what? So is my money. All I want you to do for me is give it to me when you get home. Hey, baby, when you get home. Hey. Anche qui vedete, appunto, come dicevo prima, Ariana Grande qualità diverse, molto sottile come voce, tendenzialmente in mix, tenta di andare in belting in alcune parti, di riempire il suono, però chiaramente a confronto di Kelly Clarkson, che ha comunque un belting molto più naturale rispetto a lei, ovviamente si sente questa differenza, però è estremamente elegante, quindi anche lei molto agile. Hanno questa caratteristica dell'agilità simile, cioè molto anche in linea una con l'altra, ma due timbriche completamente diverse. Quindi Ariana Grande, che ha questa sfumatura molto morbida con dell'aria nella voce spesso, e questo mix quasi volesse cantare come un velluto, e con questa anche difficoltà di creare più spessore nella voce, difficoltà insomma caratteristica più che difficoltà, e invece una Kelly Clarkson che parte già dando un'impronta ben precisa e decisa di dov'è la sua voce. R-E-S-P-E-C-T. Find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T. Take care, tease me. Sing it, baby. A little just a little bit. Hold on, Hold on. I'm coming. Sentite la differenza, anche se è stata equalizzata o mixata, editata questa traccia, sentite la differenza tra gli acuti di Kelly Clarkson con gli acuti di Ariana Grande. Ascoltiamo un attimo questa parte finale per rivedere e concentrarci proprio su quelle due parti strepitose, chiaramente. Qui parte Kelly Clarkson, sovrasta completamente il suono perché ovviamente ha delle armoniche abbastanza importanti, e subito dopo arriva anche lei con quest'altro acuto molto più sottile a punta rispetto a quello di prima. Poi magari andate indietro, riascoltate le due parti insieme, così sentirete proprio la differenza di timbrica delle due cantanti. Qua è proprio evidentissimo, lei mix e Kelly Clarkson in belting, quindi c'è proprio questo scambio bellissimo perché riconosci le due voci in modo ben distinto, come comunque Blake e John Legend. Questo quartetto è incredibile, cioè abbiamo davanti 4 artisti con la A maiuscola e con delle voci spettacolari, veramente. Chiaramente cantare con questi artisti, anche per Ariana Grande, è una grandissima esperienza, perché comunque lei sta crescendo in questo momento, sta cambiando la voce, si vedono i cambiamenti vocali di una voce che si sta anche più formando da un punto di vista di maturazione vocale e anche cambiamento artistico, e inserita in questo contesto con questi 3 grandi artisti con grandissima esperienza, con una voce molto molto più piazzata anche nel senso proprio artistico di stile. Chiaramente si sta veramente integrando con questo cambiamento importante che sta avendo anche lei, e devo dire che in questa performance c'è veramente tanta armonia, almeno a me è piaciuta tantissimo. Andate a rivedervela, datemi anche voi qualche vostro commento di questa performance, è veramente incredibile, sono da pelle d'oca tutti e 4, veramente da ascoltare con gran piacere. È difficile anche dare una preferenza perché sono talmente diversi che è impossibile veramente creare un confronto anche di favoritismo per uno per l'altro. Si può preferire una timbrica rispetto a un'altra, ma comunque
rimangono 4 grandi colonne portanti. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like o un commento, o se ti va scrivermi anche attraverso i social per propormi altri video reaction come questi. Se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei nostri corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao!